Partì tutto come un gioco nel 2018. Leggevo notizie e libri di un certo tipo che mi portarono ad interessarmi sempre di più ai temi che affronto, insomma, scienza di confine, aerospazio, segreti di carattere militare, tecnologia paranormale e altro. Si dice che l'uomo sia attratto da ciò che non conosce, no? E mi resi subito conto in prima persona che di cose che non conoscevo ce n'erano davvero, ma davvero troppe. A differenza di quello che in molti pensano, il mio non è stato per niente un personaggio costruito a tavolino da chissà quale network per generare traffico online. Assolutamente no, e chi mi segue da giorno zero quando facevo i video marci con 2 euro di budget lo sa. La verità è che nacque tutto perché aprì un armadio per cercare un cavo HDMI e trovai la maschera di V per Vendetta. Mi sono detto, ma vuoi vedere che provo a registrare con questa e faccio Jimmy il complottista di Anonymous? Anche perché, signori, sia chiaro, non ho mai avuto l'intenzione di ledere la mia privacy. Questo nemmeno all'inizio, quando pensavo fosse un gioco, ok? Semplice scelta personale. Ci sono vari modi di fare le cose, no? E questo cosa ha permesso? Ha permesso che tutti si rispecchiassero nel mio personaggio senza volto, perché non avendo identità, ma mostrando comunque fragilità e debolezze, punti di forza e talenti come ogni altra persona che mi segue, io riuscissi nel corso del tempo anche a umanizzare questo mio volto anonimo, non trovi? Se devo dire come stanno le cose, la verità è che io, indossando questa maschera, non ho mai cercato di essere qualcuno che non sono. Chi mi conosce si accorge immediatamente di chi io sia, proprio perché ci sta che le stesse battute e citazioni riesco a fartele dal vivo, capisci? Questo per demarcare il fatto che la maschera non ha mai allontanato la mia umanità. Quindi perché la maschera? E diciamo che arrivati a questo punto è un discorso molto complesso, no? Quindi perché questa scelta? In molti potrebbero dire, Omega, una volta raggiunti i 100.000 iscritti, una volta che è diventato un vero e proprio lavoro costante, una volta raggiunti i 200, i 250.000 iscritti, anche basta, no? E invece te la faccio io una domanda. Chi sono io per uccidere un personaggio come Omega? Nessuno mai nella storia del nostro paese aveva raggiunto così tante persone trattando argomenti così controversi. E sicuramente nessuno mai nella storia del nostro paese e forse in Europa è riuscito a documentare così tanti argomenti controversi in maniera così incontestabile. E sai cosa ti posso dire? Ti posso dire che arrivati a determinati punti non so se voglio mettermi a rischio, chiaro? Uno perché in molti vorrebbero denunciarmi e 2 perché purtroppo sul web c'è davvero pieno di invasati, no? E mettere a rischio la mia persona o il benessere delle persone che mi sono vicine non è esattamente la mia massima aspirazione, no? Io davvero non so se chi è all'ascolto lo sa, ma qui su questo canale di giochini se ne fanno pochi, chiaro? Se partì tutto come un gioco, sono arrivato a far declassificare documenti ex top secret al governo del Cile nel gennaio del 2023 attraverso una richiesta formale di accesso agli atti. È tutto documentato, Puoi cercare il caso anche sull'archivio FOIA più grande del mondo americano. Sono arrivato ad ospitare sul canale il direttore del Dipartimento di Astronomia di Harvard. Andiamo, la mia traduzione del discorso di Putin è stata trasmessa alla Sapienza di Roma. Ho divulgato informazioni tecnologiche molto sensibili correlate ad ambienti aerospaziali. Ho tutta una serie di fonti militari dall'esercito all'aeronautica. Ho portato sul canale membri dei servizi segreti britannici. Collaborato con ogni top creator in Italia. Ho scritto 3 libri bestseller, gestisco il più grande network italiano che tratta di ufologia e scienza di confine, tra YouTube, Instagram, Telegram e TikTok. Voglio dire, parliamoci chiaro, maschera o no, quanto sono diventato influente in questo ambito? Quanto è safe a questo punto far cadere il velo? Lo sai che ho ricevuto per email minacce di morte e disegni inquietanti l'anno scorso? Non ho detto niente a nessuno, sono andato avanti per vie legali. Lo sai che per me è pericoloso a questo punto mostrarmi? E chiediti, tu lo faresti? Ma perché è facile parlare dall'altra parte, no? Ma tu lo faresti? Ecco, allora, stiamo buoni, no? Comunque oggi, signori, voglio togliermi qualche sassolino dalla scarpa. Oggi mi perdonerete per questo video diverso dal solito, ma secondo me è bene anche guardare il lato umano ogni tanto, no? A fronte di questa grande mole di contenuti costanti settimanali. Voglio davvero mettere dei punti in chiaro e togliermi, come si suol dire, dei sassi dalle scarpe.
a volte vedo che le persone minimizzano la portata di questo spazio virtuale, si soffermano magari ancora sulla voce o sulla maschera, no? Spesso perché seguono il canale da poco o perché sono capitati a caso su un video, ok? Ecco, vorrei ricordarvi, così è, ma così a tempo perso, che questo canale ha pubblicato in 4 anni 922 video. Ma io non so se ti stai rendendo conto, 922 video che non durano mai meno di 20 minuti, la maggior parte dei quali divulgano documenti mai visti prima nella storia, informazioni prima riservate, scienza di confine, pubblicazioni scientifiche ufficiali autorevoli e fonti sempre verificabili. Alla fine di ogni video sul mio canale Telegram condivido spesso le fonti dei video fra articoli, documenti e link ufficiali e ho messo in piedi un circuito didattico, mi piace chiamarlo così perché a differenza di ciò che alcuni pensano, questo è un canale didattico che andrebbe trasmesso nelle scuole ogni settimana, che porta le persone prima a scoprire e poi permette loro di verificare con i propri occhi le fonti. Come quando all'inizio divulgavo documenti UFO e le persone pensavano che me li scrivessi da solo. Bene, dopo un po' qualcuno ha cominciato a dire: guarda che Omega ha condiviso i link ai siti ufficiali delle agenzie di intelligence, guarda che Omega ha condiviso tutte le fonti ufficiali del caso, e così facendo chi mi segue sa, perché ripeto, chi mi segue davvero da anni lo sa, che ho ottenuto più credibilità io con una maschera in faccia e la voce modificata che non questi creator da 4 soldi che non fanno altro che speculare. Cos'è la credibilità? Analizziamo questa parola, perché i miei detrattori nel corso degli anni, siccome ho sempre fatto un lavoro inarrestabile, l'unico punto critico ai quali si sono voluti aggrappare è stata la mia credibilità. Bene, secondo il dizionario di Oxford, la credibilità è un sostantivo femminile che si riferisce alla possibilità di essere creduto, ritenuto vero e attendibile. Ora, io non ho mai detto di essere un cardiochirurgo, chiaro? Non ho mai detto di essere uno scienziato di fama internazionale, di essere un fisico delle particelle, di essere Pinco Pallino, chiaro? L'unica cosa che ho fatto è stata esporti fatti storici e scientifici, o comunque pseudoscientifici, e aver condiviso abbastanza fonti per anni, ripeto per anni, 3 volte a settimana, fonti verificabili che accertavano al di là di ogni ragionevole dubbio l'autenticità delle mie esposizioni. Se le guardi, le hai viste e non le hai verificate e le hai messe in dubbio, non è un problema mio, sei te che sei una capra ignorante. Quindi, quanto sono credibile? Io sono il più credibile su YouTube Italia, sicuramente il creator in Europa che ha condiviso più fonti e divulgato più documenti ufficiali in merito ai temi che tratto. Questa non è un'interpretazione personale, ok? Non è un giudizio che do io di me stesso, questo è un dato verificabile e non una deduzione. Basta aprire il mio canale Telegram e ti accorgerai che ho condiviso centinaia di gigabyte di dati e documenti nel corso degli anni. 922 video documentati. Davvero vuoi metterti con me a parlare di credibilità? Chi cerca di minare la mia credibilità puntando il dito contro la maschera sta cercando di dissuaderti dal lavoro impressionante che ho svolto. Chiaro? Sta cercando di aggrapparsi all'unica cosa che può attaccare. Chi cerca di minare la mia credibilità puntando il dito contro la maschera o, punto 1, non sa cosa significa la parola credibilità, o è semplicemente invidioso e consapevole del fatto che il lavoro che ho svolto io in Italia in 4 anni non riuscirebbe a svolgerlo lui in 6 vite. Chiaro? Vogliamo parlare del fatto che sono completamente da solo? Che non ho network che mi appoggiano? Che non ho editor che mi montano i video? Grafici, moderatori o gente che mi segue i social? Ne vogliamo davvero parlare? Perché se te lo stai chiedendo, sì, esatto, questo canale, l'intero network è gestito interamente da me, dal ragazzo sotto a questa maschera, e chi mi conosce di persona lo sa molto bene. E non ci sarebbe nessuna vergogna a dire qualcosa di diverso, no? Che vergogna ci sarebbe mai a dire che ho dei collaboratori? Ma non è così. Quindi perché dovrei dirlo? Quindi vogliamo parlare di credibilità? Io da solo vi schiaccio, capito? Vi demolisco in termini di produttività, costanza, qualità e determinazione. Chiaro? Perché è giusto, no? Ogni tanto mettere i puntini sulle i.
Vedi, il concetto di fondo è proprio diverso l'utilizzo che io faccio dei social network rispetto agli altri creator. Io non mi faccio sfruttare dai social, non mi faccio pilotare dai social, ma utilizzo queste piattaforme rispettando ogni sorta di regola imposta, perché poi questo si ritorce a mio favore, no? Per poter dire poi ciò che voglio nella maniera più intelligente possibile. E come se non bastasse, ti illumino, come se non bastasse, ne ho anche fatto un lavoro. Chiamami scemo, un lavoro molto ben retribuito. Chiaro? Se avessi voluto la fama, prima di tutto, non avrei mai indossato una maschera. Non trovi? O perlomeno, quando mi resi conto di aver ottenuto un discreto successo, avrei potuto farla cadere e beneficiare di tutti i risvolti del caso, no? E invece ho continuato a stare zitto e a lavorare a testa bassa. Io dopo 4 anni continuo a pubblicare video che durano anche 2 ore, chiaro? Non mi hanno dato alla testa 4 numeri. Io non vado in vacanza, capito? Sto a produrre. Io non vado alle serate, capito? Io non penso alle cavolate, chiaro? Sono molto focalizzato. E dal niente non viene niente, le cose non succedono così per caso. Hai una minima idea di ciò che stia dietro a produzioni in 4K con sottotitoli in 6 lingue 3 volte a settimana? Hai un'idea anche solo degli investimenti per l'attrezzatura, del tempo e delle conoscenze che ho dovuto sviluppare da solo, da autodidatta negli anni per fare tutto da solo, dalle grafiche ai social alle produzioni video? Quindi prima di parlare della mia credibilità, informatevi bene su che canali siete capitati. No, questo è un consiglio che vi do io, spassionato, perché poi arriva quello che mi segue da anni, legge il vostro commento e si mette a ridere, ma a ridere di pancia, capito? La maschera come arma a doppio taglio. Bene, voglio chiarire questo concetto come si deve, poi chiudo, ok? Vi farò degli esempi pratici, va bene? La maschera protegge la mia privacy. La maschera ha permesso, quasi involontariamente, di creare un personaggio figo e molto comunicativo per gli argomenti che tratto, molto in linea, diciamo, con gli argomenti che tratto, no? Magari all'inizio, senza maschera, che ne sai, non avrei attirato tutta questa attenzione. Mi tiene relativamente al sicuro. Quando giro per strada sono relativamente tranquillo. Sì, ma è anche un'arma a doppio taglio per quanto riguarda collaborazioni. Per esempio, mi hanno invitato su Rete 4 e ovviamente per forza di cose ho rifiutato, ma questo è un esempio, mi contattarono network, editori, case editrici, potrei fare una lista infinita. Mi hanno contattato celebrità altissime di cui vorrei tantissimo, ma non posso fare il nome, del mondo dello spettacolo, che mi hanno invitato ad eventi, collaborazioni e altro. Quando mi trovo a fare qualche sponsor e collaborazione con le aziende, devo fare 300.000 volte più attenzione delle persone normali, non posso fare video call, è un limite dal punto di vista anche umano, no? Perché ho 29 anni e non posso mai celebrare i miei successi con nessuno, non so mai cosa dire nella vita di tutti i giorni quando mi chiedono cosa faccio nella vita, e potrei assolutamente continuare all'infinito parlando di pro e di contro. Perché la maschera? Non lo so perché la maschera, ma penso che a fronte dell'enorme mole di lavoro che ho svolto in Italia, sia stupido concentrarsi sull'aspetto del mio personaggio. Vi invito invece ad accendere il cervelletto e a guardare bene le mie pubblicazioni, perché ne vale davvero la pena. La maschera mi ha reso unico, bene così, no? Con tutti i pro e i contro del caso. Come la prenderesti se mi levassi la maschera e magari viene a sapere che mi hanno preso di mira o fatto del male? Perché è possibile, Quante se ne sente? È già anche successo. Tratto anche tematiche geopolitiche molto scomode, te lo ricordo. C'è pieno di invasati in giro, chiaro? Poi come la prendi se viene a sapere che mi hanno fatto un battutone? Ecco, a questo punto ogni passo deve essere non felpato, di più. La maschera fa in modo che io non venga preso sul serio dagli stolti che giudicano un libro dalla copertina. Peggio per loro, signori, peggio per loro, non sanno davvero cosa si perdono. L'interpretazione che puoi dare al mio personaggio è soggettiva. C'è chi capisce, c'è chi segue da anni il mio lavoro e sa con chi ha a che fare, e chi invece è superficiale. L'interpretazione che puoi dare al mio personaggio è soggettiva. Sai cosa c'è invece di oggettivo?
di oggettivo c'è l'enorme mole di lavoro che ho svolto in questo ambiente. Ed è giusto che io ve lo ricordi, Ecco cosa c'è di oggettivo, e vi do un consiglio: invece di farvi 1000 domande su chi io sia, su che volto io abbia, vi do un consiglio: godetevi lo spettacolo, chiaro? Non importa neanche la credibilità, e sai perché? Perché se ti piace il contenuto, non è che siamo in tribunale, Non c'è neanche bisogno di andare a fare 2000 inquisizioni. Ti piace il contenuto? Mi segui? Ti sembra serio? Mi segui? Se non ti piace, torni a guardare i tutorial su come si fa a bere un bicchiere d'acqua. Chiaro? Quanto è importante il vostro supporto, però, in tutto questo? Vi spiego come funziona questa piattaforma, ok? Perché spesso leggo commenti in cui si dice dovresti avere milioni di iscritti e milioni di views. Ebbene, è giunto il momento che io vi spieghi come funzionano le metriche di questa piattaforma. Allora, praticamente l'algoritmo di YouTube funziona in questo modo: promuove i contenuti che fanno tante visualizzazioni in poco tempo. Di conseguenza, se un determinato video viene visualizzato tante volte in poco tempo, il video stesso andrà nei consigli della piattaforma. Anche delle persone non iscritte che magari non conoscono un determinato canale, e permette di ricevere più visibilità. Ti sto dicendo questo perché, come membro di questa bellissima community, totalmente indipendente, se sei iscritto, devi sapere come funziona il mondo del web, perché i canali gestiti dai grandi network vengono spinti in modo e maniera, attraverso anche siti internet super visitati, che il drop iniziale di visualizzazioni per spingere il video nei consigli lo trovano loro come darglielo. Io invece, in quanto creator totalmente indipendente, posso contare solo sul supporto della community. C'è spesso l'utente che per impegni lavorativi o quant'altro dice: è uscito il video di Omega, lo guardo dopo. Ecco, questo lo guardo dopo inconsapevolmente penalizza il video. Consiglio a tutti gli utenti che hanno davvero intenzione di valorizzare i miei contenuti almeno di aprirlo e dare 20 secondi di visualizzazione appena esce il video. Appena esce il video, subito. Appena ti accorgi che è uscito, cliccalo subito, così da spingerlo come si deve fra i consigli della piattaforma. Come fai ad accorgerti se escono contenuti? Clicca sulla campanellina e attiva le notifiche. Poi, ok, magari ti metti a seguirlo con calma dopo 2 giorni, va bene, ma il consiglio, il favore che vi chiedo è quello almeno di aprirlo e cliccarlo appena esce, così da valorizzarlo senza il minimo sforzo. Cosa influisce sul posizionamento del video? Influiscono i like, i dislike e i commenti, quindi che sia positiva o negativa lasciate la vostra impressione. E queste insomma erano un po' le metriche correlate al supporto settimanale al canale. Un altro punto che voglio affrontare è quello delle interruzioni pubblicitarie, una volta per tutte. E non è neanche la prima volta che mi soffermo su questo. Oggi mi levo proprio tutti i sassolini dalle scarpe. Sai quanto paghi te per guardare un canale costantemente aggiornato 3 volte a settimana come il mio, con contenuti in 4K, audio da studio e licenza cinematografica? Paghi 0. Non ci sono contenuti riservati agli abbonati. Contenuti a pagamento. Non ci sono su questo canale contenuti riservati agli abbonati. E l'unica fonte di sostentamento del canale sono le interruzioni pubblicitarie. Di solito ce ne sono 6 in un video, non partono tutte, a volte ne partono 4, a volte ne partono 6, a volte ne parte una. Ognuna è skippabile dopo 4 secondi e un video mediamente dura 20 minuti. Questo significa che, prendendo per buona l'ipotesi che in un video di 20 minuti partano tutte e 6 le interruzioni pubblicitarie skippabili dopo 4 secondi, questo significa che ti devi sorbire 24 secondi di pubblicità in un video di 20 minuti. Capisci? Ci può stare, no? Ci può stare, calcolando che è tutto completamente gratis, ci può stare. Non ti sta bene? Benissimo. Ti abboni a YouTube Premium, paghi 11 euro al mese e YouTube ti elimina tutte le interruzioni pubblicitarie da tutti i video che guarderai. Ti permette di ridurre a icona il video quando lo stai guardando mentre stai facendo altro, e ti include YouTube Music, che è tale e quale a Spotify, con tutta la musica del mondo disponibile, podcast e altro. Io ovviamente ci lavoro, ho YouTube Premium.
YouTube Premium paga un tot ai creator per ogni visualizzazione fatta, anche se non vengono mostrati annunci, e sono tutti contenti. Vedete, io l'ipocrisia è proprio una cosa che non sopporto. Immaginati come mi prende a me quando lavoro un giorno e mezzo, notte e giorno, alla produzione di un documentario e poi leggo il commento di Jimmy il frustrato che si lamenta nei commenti perché sono partite 3 interruzioni pubblicitarie. Te lo dico io come stanno le cose. Te quando partono le interruzioni pubblicitarie sui miei video devi essere felice, capito? Devi pensare che se guardi 3 video bomba a settimana è grazie anche a quelle interruzioni che sostengono il flusso continuo di video che escono. Ti è chiara questa cosa? Basta con l'ipocrisia. Basta con l'ipocrisia sulla maschera, sulla mia identità, sul mio personaggio e sul mio canale. Se non ti piace quello che viene pubblicato, vai in cerca di altro. Molto semplice. Io sono come sono, faccio quello che faccio perché mi piace farlo, lo faccio al massimo delle mie possibilità e le chiacchiere da bar stanno a zero. Il 95% dei creator in Italia al massimo mi possono venire a spolverare il mensolame di casa, perché poi l'oggettività dei fatti è questa, prepotente o no che sia, la verità poi è questa. Se non ci credi guarda i miei contenuti e spero di essere stato chiaro, ok? Vi saluto. Lascia like al video per supportarmi, lascia un commento per supportarmi e condividi con chi hai provato a condividermi ma mi ha giudicato dalla copertina. Ecco, inviali questo video. Vi ringrazio per avermi ascoltato, ne avevo davvero bisogno di staccare in questo modo e vi rimando come sempre al prossimo episodio. Adieu!